Oggi ti voglio parlare di una piccola lente economica che molti stanno iniziando a chiamare lente Oreo. E un motivo c'è. Una lente molto particolare con tanti difetti che però porta a una riflessione secondo me molto profonda. Sei curioso? Iniziamo. La fotografia è molto più di un semplice click. È un'arte, è un modo di esprimersi, è un rifugio per tante persone come me. È catturare un momento che può sembrare insignificante agli occhi di tanti, ma che diventa prezioso per noi che lo vediamo attraverso il mirino della macchina fotografica. È un po' come congelare un attimo e conservarlo per sempre. Secondo me i momenti migliori, quelli che restano, sono spesso quelli che scattiamo senza pensieri, quando magari siamo fuori in giro a passeggiare, in compagnia di amici, con la famiglia o semplicemente da soli, ma con la mente sgombra. Oggi voglio parlarti di una lente che secondo me rappresenta la fotografia nella sua forma più semplice e autentica. Sto parlando di una lente chiamata lente Oreo e ovviamente capisci bene perché, una lente che costa circa 26 euro ma che ci permette di riscoprire quel lato forse più spontaneo e creativo della fotografia. Negli ultimi anni l'industria della fotografia si è concentrata tantissimo su specifiche caratteristiche sempre più avanzate: risoluzione, nitidezza, capacità di ripresa. Tutto questo, senza dubbio, ha portato a macchine fotografiche pazzesche, incredibili. Ma quando abbiamo già una macchina fotografica buona a disposizione, spesso, secondo me, la ricerca della perfezione tecnica diventa un po' noiosa, un po' superflua, e comincia la ricerca di qualcosa di diverso, di emozionante, qualcosa che abbia carattere e unicità. Secondo me è proprio questo che offre questa lente. Questa lente non è pensata per i dettagli perfetti o per gli sfocati da manuale, anzi, questa lente è una celebrazione delle imperfezioni, possiamo dire, cioè di tutto ciò che però rende uno scatto unico e pieno di carattere. Quando utilizzi una lente del genere sulla tua macchina fotografica non hai distrazioni perché non puoi regolare l'apertura. Non puoi mettere a fuoco manualmente, non puoi zoomare. È una lente a fuoco fisso, con una distanza focale di 32 mm e un'apertura f.10, quindi è proprio buissima. È una lente piccolissima, pesa forse 20 grammi, una cosa del genere, ed è totalmente di plastica. Ma secondo me è questo che la rende speciale. Io lo so che molte delle persone che stanno guardando questo video si stanno chiedendo: ma perché dovrei comprare una lente di plastica così economica quando posso spendere di più ma avere una lente molto più avanzata? Allora, secondo me ci sono almeno 5 motivi per cui questa lente potrebbe sorprenderti. Quando usciamo a scattare con una lente di alta qualità, sentiamo un po' la pressione di ottenere foto impeccabili, perfette. Con questa lente, invece, questa pressione non c'è. Possiamo semplicemente godere dell'esperienza, scattare solo per il piacere di farlo. E non c'è bisogno di preoccuparsi delle impostazioni tecniche e delle aspettative. Basta puntare e scattare. Senza doverci preoccupare di regolare messa a fuoco o apertura, noi siamo liberi di concentrarci su due elementi fondamentali che sono la luce e la composizione. Questo che cosa fa? Ci permette di guardare ciò che abbiamo davanti, quindi il nostro soggetto, in maniera molto più attenta, a lavorare ad esempio su come la luce colpisce il soggetto e come questi incorniciano la scena. Con una profondità di campo estesa e senza possibilità di sfocare lo sfondo, questa lente ci costringe a pensare più alla composizione.
Senza lo sfocato che nasconde elementi di sfondo, tutto ciò che c'è nell'inquadratura deve avere un senso. E quindi questa lente è un ottimo esercizio per allenare l'occhio e migliorare le nostre capacità compositive. Come ti raccontavo prima, questa lente pesa solo 20 grammi, praticamente quanto un copriobiettivo. E con una lente così leggera la fotocamera diventa quasi tascabile e possiamo infatti portarla dovunque senza preoccuparci del peso o dell'ingombro. I risultati delle fotografie, tra un po' te li faccio vedere utilizzando questa lente, sono veramente non convenzionali, possiamo dire. I colori sono abbastanza sbiaditi, gli angoli sono scuri e c'è un flare abbastanza pronunciato. Questa lente dà un look nostalgico, quasi da fotocamera usa e getta degli anni 90, e infatti la lente è quella delle Kodak. In un'epoca in cui tutti cercano la perfezione visiva, una lente che invece offre imperfezioni visibili, molto visibili, può dare un tocco di originalità e di personalità ai nostri scatti. Secondo i canoni moderni, queste foto possono sicuramente essere considerate pessime. È inutile nasconderlo. I bordi sono scuri, i colori sono spenti, il flare è decisamente troppo presente e l'aberrazione cromatica è molto evidente. Eppure, queste immagini hanno qualcosa di speciale, secondo me, qualcosa di autentico. Non sono foto con cui vincere concorsi o con cui fare stampe professionali, ma sono scatti fatti per il puro piacere di fotografare. Fare foto con questa lente, devo dire che è stato incredibilmente liberatorio. Non c'era bisogno di raggiungere una qualità perfetta, ma solo di catturare ciò che vedevo, senza filtri e senza troppe aspettative. Questa lente per me rappresenta un ritorno alla fotografia nella sua forma più pura, come ti raccontavo prima. Non importa avere l'attrezzatura perfetta o l'immagine più nitida. A volte, secondo me, è sufficiente scattare senza preoccuparsi troppo del risultato, semplicemente lasciandosi trasportare dall'istinto o magari dall'ispirazione. Abbiamo realmente bisogno di una lente così per scattare foto straordinarie? Probabilmente no. Però per pochi euro possiamo portarci a casa un piccolo pezzo di terapia fotografica, come la definisco io. Una lente che ci permette di rallentare, di scattare senza pressione e soprattutto di divertirci. Secondo me può anche essere considerato come un acquisto per rinnovare il nostro entusiasmo e risvegliare la nostra creatività. Una piccola lente che, pur essendo tecnicamente imperfetta, forse proprio per questo offre una fuga dal perfezionismo e ci riporta alla gioia del momento in cui stiamo scattando. Credo di averti raccontato già un sacco di cose su questa lente, però mi farebbe piacere sapere da te se anche tu hai provato l'esperienza di una lente imperfetta. Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!